Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Sempre più spesso abbiamo sentito e continuiamo a sentire la parola Ethereum Killer, tutte quelle nuove blockchain che cercano di prendere il posto di Ethereum. In questo video invece andiamo a vedere una blockchain che viene chiamata o si fa chiamare Bitcoin Killer. Sto parlando di Kia Network, il suo nuovo modo di fare mining e il suo nuovo metodo di consenso che viene chiamata Proof of Space. Andiamo a vedere Kia Network, il suo funzionamento e perché cerca di prendere il posto del re Bitcoin dopo la sigla. Sulla pagina ufficiale di questa grande evoluzione che si chiama Kia Network, raggiungibile all'indirizzo kia.net. Spostiamoci per un attimo su CoinMarketCap e andiamo a vedere che Kia Network ad oggi ha un valore attuale di 616 euro, avrà una supply massima di 21 milioni di token, andremo poi a capire il perché, è acquistabile su alcuni exchange come OKX, Gate.io, MXC e Bbox. Il progetto Kia Network e le sue transazioni sono partite il 3 maggio, proprio ieri. E infatti da ieri è possibile, cliccando su installa Kia blockchain, scaricare tutta la blockchain all'interno del nostro computer. Tenete presente che più passerà il tempo, più tempo ci vorrà per installare questa blockchain. Ad oggi, non appena tenterete di sincronizzarla, ci vorranno circa 9 ore per poterla sincronizzare completamente. 9 ore dove il computer dovrà restare completamente acceso. Il fondatore di questa blockchain è Bram Cohen, che è lo stesso ideatore e inventore di BitTorrent, e ha cercato di migliorare, chiamiamo così, la situazione del re delle criptovalute, quindi di Bitcoin, la sua blockchain, tentando proprio di andare a minare il suo trono, nel senso che ha creato questa blockchain con un nuovo algoritmo di consenso che viene chiamato Proof of Space. Diversamente dall'algoritmo di consenso di Bitcoin, che è il Proof of Work, il Proof of Space permette di avere un notevole risparmio di energia perché non occorre creare delle mining pool con dei macchinari enormi che assorbono tantissima elettricità, ma bensì, a parte l'elettricità che serve per tenere un normalissimo computer acceso, la Proof of Space e la convalida dei nodi vanno in base alla capienza degli hard disk che sono connessi al computer messo a disposizione per la rete. Chiunque può partecipare alla sincronizzazione e alla convalida dei nodi di questa blockchain col proprio computer di casa. Basta avere un computer con almeno una velocità da 1.5 giga. L'unica cosa che vi consiglio, se volete partecipare a questo, chiamiamolo così, mining, bisognerà avere degli hard disk veloci, quindi SSD, e parecchio spazio, perché ci saranno da installare dei file che vengono chiamati plot e ogni plot è di circa 100 GB. Vi farò poi una guida dedicata al settaggio di questo sistema di mining. Vi dico solo che il primo passaggio è ovviamente installare Kia Blockchain. Una volta che si sarà installata e sarà sincronizzata, si creerà un wallet, passaggi semplicissimi e guidati. Dopodiché si creerà la solita frase, la solita chiave privata che bisogna salvare e tenere ben lontana da occhi indiscreti. Dopodiché bisognerà andare ad aggiungere questi plot che sono altro che delle cartelle dove poter installare dei file che servono per il mining, o come lo chiama Bram Cohen, il farming, anche se non ha niente a che vedere col farming della DeFi, quindi continuiamo a chiamarlo pure mining. Ogni plot che noi andiamo a installare, che servirà per avere più potenza di mining, avrà, come ho detto, un peso di 100 GB. Va da sé che più hard disk abbiamo collegati, più potenza diamo alla risoluzione dei nodi e più riusciremo ad essere ricompensati. Torniamo all'obiettivo di Kia Network, che vuole appunto prendere, chiamiamolo così, mi viene un po' da sorridere, ma non si sa mai in questo settore, prendere il posto di Bitcoin, e quindi ha creato a supply di 21 milioni uguale e identica a Bitcoin, e un halving, ovvero a seconda di un determinato periodo di tempo un dimezzamento e una riduzione
delle ricompense per la risoluzione dei nodi. Quindi il loro obiettivo è creare una moneta alternativa a Bitcoin, altrettanto valida come Bitcoin, con una blockchain però migliorata che punta all'ambiente. Praticamente questa distribuzione tramite la risoluzione dei nodi funziona in questo modo: dal primo anno al terzo anno verranno rilasciati 64 Kia Coin ogni 10 minuti. Dopodiché ogni 3 anni ci sarà una riduzione di questa ricompensa, un dimezzamento della distribuzione delle ricompense per la risoluzione dei nodi. Quindi si passerà da 64 Kia a 32, 16, 8 e 4 Kia. La ricompensa ultima dei 4 Kia per la risoluzione dei nodi si avrà circa al 12° anno. Una differenza però sostanziale con Bitcoin, mentre sappiamo che il re BTC ha una supply fissa di 21 milioni, per quanto riguarda Kia Network ci saranno circa 50 milioni. Kia Coin avrà dal 12° circa al 25° anno un tasso di inflazione irrisorio dello 0,50%, cosa che non ha Bitcoin. Infatti la supply di Kia Network viene anche definita inflattiva. Siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento. Mi raccomando, nei commenti qui sotto fatemi sapere se il progetto vi può interessare e se vi può essere utile un video per quanto riguarda il setup della blockchain di Kia Network. È un setup per riuscire a fare questa sorta di mining con il nostro computer domestico. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un like ed unitevi alla nostra community Telegram se vi fa piacere fare due chiacchiere insieme a noi. Vi ringrazio tanto per l'attenzione.